Anche ai pazzi pericolosi, di tanto in tanto, si concede qualche momento di libertà. Li si libera dalla camicia di forza, gli si permette di sbraitare e di sfogarsi, poi li si lega di nuovo e li si rimette chiusi e sedati. Se li si concede a loro, perché negare simili momenti di sfogo alle paladine antipass? Si tratta di gruppetti e gruppuscoli di donne diversamente associate o di singole opinioniste che vogliono negare due dati di fatto. Primo, spesso nelle separazioni uno dei due ex coniugi usa la prole come arma contro l'altro. Secondo, statisticamente a farlo sono soprattutto le ex mogli contro gli ex mariti. La casistica di donne che plagiano i figli affinché arrivino a odiare e a rifiutare il padre è amplissima. È una prassi più volte registrata nei fatti, eppure questi gruppuscoli la negano. Ma non lo fanno mai direttamente, bensì usano il pretesto di una teorizzazione psichiatrica fatta molto tempo fa, negli anni '80. Fu allora che lo psichiatra forense Richard Alan Gardner provò a dare una descrizione del fenomeno, chiamandolo sindrome da alienazione parentale, PAS secondo la sigla inglese, senza però che la sua teoria ottenesse mai un vero riconoscimento scientifico. Smentita la teoria però, resta la prassi, supportata dai numeri e ben nota ai tanti, soprattutto uomini, passati sotto le forche caudine di una separazione o di un divorzio. E così alle attiviste di questi gruppuscoli di tanto in tanto vengono sciolte le camicie di forza e le si lascia abbaiare alla luna, cioè alla teoria antiscientifica della PAS. Capita di solito quando qualche tribunale emette qualche sentenza giusta, riconoscendo condotte alienanti da parte della madre e dando l'affido del minore al padre. Capita rarissimamente, ma capita. Quelle poche volte mute di attiviste vengono sguinzagliate sui media e sui social a dimostrare cosa significhi soffrire di gravi deviazioni del pensiero. È capitato a inizio febbraio, quando, di fronte a una decisione di Cassazione che restituiva la figlia alienata a un padre, il Centro Studi Protocollo Napoli ha deciso di inviare la relativa sentenza al Grevio, che è quell'accolita europea che controlla se gli stati obbediscono ciecamente alla famigerata Convenzione di Istanbul oppure no. L'iniziativa, del tutto legittima, per quanto priva di fondamento, viene accompagnata da un appello sottoscritto da vari soggetti. Dall'elenco ci saltano agli occhi alcuni nomi. Il politico Stefano Fassina, che conoscevamo come persona tutto sommato equilibrata e che qui prende una posizione abbastanza incomprensibile. Ma nell'elenco splendono soprattutto Nadia Somma ed Eleonora De Nardis. La prima è un'opinionista del Fatto Quotidiano, nota per aver definito pubblicamente minchiata i suicidi dei padri separati, circa 200 casi all'anno, fonte Eures, e per aver detto che gli unici padri che vede ridotti per strada sono quelli che stuprano prostitute minorenni. La seconda era nota prima come giornalista, poi come condannata in via definitiva per lesioni aggravate, dopo aver accoltellato il compagno durante una lite. Come detto, però, quella del Centro Studi Protocollo Napoli è un'iniziativa pienamente legittima, che segue procedure regolari e supportata con argomentazioni, come si dovrebbe fare sempre. Vedremo tra poco che sono tutte argomentazioni a nostro avviso insostenibili, ma ciò non toglie legittimità all'iniziativa in sé, che però ha come effetto collaterale quello di scatenare le pazzie social di molte. Questa, per esempio, commentando l'iniziativa, parla della paternità come di una ipoteca giuridica maschile, ma soprattutto definisce la maternità non come un'opportunità di coppia, come l'evoluzione naturale di un rapporto affettivo, bensì come un potere. Il concetto viene collegato ovviamente al femminismo e ciò non sorprende, anzi dimostra che i pazzi, se li lasci liberi di parlare, talvolta svelano le verità più orrende e nascoste. Ma costei non è la sola. Si diffonde anche un articolo dove si collega il nostro essere mammiferi al fatto che madri e padri sono diversi e che la madre è ovviamente più importante. Dunque in fase separativa i figli vanno sempre dati alla madre e la legge che stabilisce l'affido condiviso andrebbe semplicemente abolita. Qui sta l'esempio della deviazione mentale tipica dei pazzi, partire da una premessa corretta per finire in una conclusione aberrante. È infatti certissimo che madre e padre siano diversi, diversissimi, tanto da essere complementari. Concludere da ciò che uno dei due sia più importante dell'altro slatentizza però un'idea patologicamente centrata sull'adulto, di cui il minore risulta un mero strumento. L'idea è che, dato che la madre è più importante, le si regala la custodia del minore. Un vero abominio che solo una mente disturbata può concepire. La legge italiana, moderna e per questo in buona parte disapplicata, se ne sbatte dell'adulto, madre o padre che sia, e mette al centro il diritto del minore, come fanno tutte le leggi di tutti gli altri paesi civili. In particolare si riconosce al bambino il diritto di avere relazioni paritarie con i due genitori, proprio per il motivo che danno contributi diversi alla sua crescita. Se fossero uguali, in effetti un genitore varrebbe l'altro, ma così non è.
Insomma, le lunatiche antipass, nella confusione mentale che le governa da sempre, non si accorgono che appigliandosi alla diversità tra madre e padre e dichiarando la madre più importante, mostrano apertamente la loro inclinazione accentratrice, manipolatrice e strumentalizzante del minore. Ma soprattutto danno un appiglio d'acciaio proprio a chi vuole mettere al centro i figli e non i genitori, riconoscendo al bambino il diritto di potersi giovare dell'apporto educativo complementare e paritario di mamma e papà e non di uno solo dei due. E mentre il centro studi prende le sue iniziative e dietro di lui le pazze si liberano dalla camicia di forza, la BBC, non esattamente una redazione maschilista, dà la notizia di una ricerca condotta dalla West London University, anch'essa non propriamente un'accolita di misogini, che ha registrato come ben il 40% di separazioni e divorzi sia caratterizzato dal tentativo di uno degli ex partner di mettere i figli contro l'altro. Né la ricerca accademica né la BBC parlano ovviamente di sindrome, ma di comportamenti alienanti, perché questi e non la PAS sono al centro della questione e delle rare decisioni sensate dei tribunali. In più, i ricercatori sottolineano come la cosa sia collegata al fatto che in Inghilterra un giovane su 5, dagli 8 ai 25 anni, abbia problemi e disturbi mentali e comportamentali. Traduciamo direttamente dall'articolo della BBC. I ricercatori della West London hanno descritto i comportamenti di alienazione parentale come un tipo di abuso che porta all'aumento del rischio che i figli sviluppino disordine post-traumatico da stress, depressione e pensieri suicidi. Lo diciamo con convinzione al Centro Studi Protocollo Napoli. A nostro avviso la vostra iniziativa e il vostro appello sono profondamente sbagliati nel contenuto, perché le condotte alienanti esistono e fanno disastri, e nella forma perché appellarsi al Grevio e alla Convenzione di Istanbul mostra un'adesione ideologica che nulla, ma proprio nulla, ha a che fare con il supremo interesse dei minori. Alle pazze che sciamano dietro queste iniziative e deturpano i già sudici social network con i loro deliri sbavanti livore e interessi, invece, non possiamo che dire: ora d'aria finita, rimettete la camicia di forza, la museruola e tornate sedate e tranquille nel buco nero a cui appartenete.